Sono ormai svariate settimane che la maggior parte delle persone sono chiuse in casa e di queste tantissime devono lavorare. Tu sei una di quelle? Nel caso, hai lo spazio da utilizzare come studio o ti metti un po' dove capita in casa? Se non hai uno studio, nel video di oggi vedremo insieme come e dove crearne uno. Siamo da poco entrati nella fase 2 e molte persone hanno per fortuna ripreso a lavorare in ufficio, ma è possibile che qualcuno lavori ancora da casa e comunque abbia capito l'importanza di avere un angolo studio, fosse anche piccolino. Allora, vediamo insieme come fare. Per quanto riguarda il dove, la risposta è semplicissima, tranne in bagno, ovunque. Sul come creare invece un angolo studio, prima vediamo cosa assolutamente non usare. Evita di usare il tavolo della cucina o della sala da pranzo perché quelli servono per mangiare. Evita anche l'eventuale tavolino basso che hai in salotto davanti al divano. Questo anche perché comunque risulterebbe davvero molto scomodo. Lo studio, per quanto piccolo, deve essere una zona ben definita. Ogni luogo della casa deve avere una sua precisa funzione. La prima domanda da farsi è se è possibile avere una stanza, seppur piccola, che possiamo adibire completamente a studio, o se questa funzione vada integrata in un altro ambiente della casa. Nel primo caso, ovviamente, tutto sarà più facile, basterà calcolare bene lo spazio per il piano di lavoro e aggiungere spazio per contenere, come librerie e armadi, a seconda delle necessità. Nel secondo caso, invece, bisognerà trovare il posto migliore in casa. Il soggiorno, che spesso e volentieri ospita la libreria, è uno dei posti più usati, seguito poi dalla camera da letto. Il soggiorno però potrebbe avere una controindicazione per creare una zona studio, per via della presenza della televisione. Se sei una che lavora di sera e c'è qualcuno in casa che ama guardare la televisione, potrebbe non essere il posto migliore. Quindi dove altro potresti creare un piccolo spazio da usare come studio? Se hai le scale e il sottoscala fosse vuoto, quello potrebbe essere un buon posto, sempre però che abbia una buona illuminazione naturale. Lo stesso dicasi dell'entrata, potrebbe andar bene se ben illuminata oppure se sai che questa postazione la usi davvero molto poco. I posti che non hanno sufficiente luce naturale non sono adatti per postazioni di lavoro in cui devi passare molte ore. Sempre tenendo presente la luce naturale, anche eventuali nicchie nei corridoi potrebbero andare molto bene. Di base, ogni parete libera che abbia una buona illuminazione e una presa comoda sono posti in cui puoi mettere una piccola scrivania o una libreria che abbia un ripiano più largo ad altezza tavolo, da usare appunto come piano d'appoggio per il computer. Potresti anche pensare di mettere una scrivania sotto la finestra, soprattutto se la vista è bella. Certo, sarà un po' più scomodo aprirla, ma si può fare. Attenzione che non sia un posto dove entra tantissima luce e picchi forte il sole, perché sennò diventerà troppo illuminato e sarà scomodo per quello. Inoltre, può sembrare strano, ma anche in cucina, se hai lo spazio, potresti ricavare un piccolo angolo studio. L'importante, come detto all'inizio, è che non usi il tavolo dove mangi e nemmeno l'eventuale isola o piano snack. Per quanto riguarda lo stile, se l'angolo studio è integrato in un altro ambiente, tendenzialmente dovrebbe armonizzarsi con il resto dell'ambiente. Ma potresti decidere di farlo diventare il pezzo forte della stanza, magari definendo questo spazio riquadrando la scrivania con un colore diverso sulla parete, chissà anche magari il color lavagna, così ci puoi scrivere sopra. Se non vuoi creare il pezzo forte, ma non hai la possibilità di mantenere precisamente lo stile del resto della stanza, cerca di prendere un tavolo, una libreria o una mensola che riprenda quantomeno i colori che hai in questa stanza, oppure dai colori molto neutri. Mi raccomando di avere una buona illuminazione naturale, ma anche una buona lampada. Inoltre, non dimenticare di personalizzare con qualche oggetto colorato.
E metti qualche pianta, soprattutto quelle grasse, perché aiutano a purificare l'aria e ne hai bisogno se ci passi molto tempo davanti al PC. L'ultimo accorgimento, ma davvero importante, è la scelta della seduta. Deve essere comoda e permetterti una corretta postura. Bene, ora hai davvero tanti elementi per creare il tuo angolo studio. Ti auguro davvero un buon lavoro. Se il video ti è piaciuto, fammelo sapere con un like o con un commento. Ricordati anche di attivare la campanella per essere avvisata quando esce il prossimo video. A presto, ciao!